Buon Halloween, ragazzi! E ben arrivati in uno speciale Halloween della Simone Regali Animation Studios. Allora, come avete già capito dalla votazione, volete Maria Tudor d'Inghilterra. E eccolo qua, questo video. Allora, ho pensato di provare a fare uno speciale di Halloween su Maria I d'Inghilterra, che forse non sapete è uno dei sovrani più inquietanti e forse, secondo me, è uno dei sovrani che ha cercato di restaurare l'Inghilterra tornata a essere cattolica. So che voi sapete che questo è un argomento di storia. Per favore, state calmi, è tutto sotto controllo. Cercherò di rendere il più veloce possibile. E soprattutto parleremo anche dei suoi primi anni e anche del suo titolo, perché è chiamata Maria la Sanguinaria. Adesso parliamo della sua storia. Maria I Tudor è stata regina di Inghilterra e Irlanda dal 19 luglio 1553 alla morte, nonché regina consorte di Spagna nel 1554. È nota con gli appellativi di Maria la Cattolica e Maria la Sanguinaria, Bloody Mary, avendo fatto giustiziare almeno 300 oppositori religiosi, tra cui Thomas Cranmer. Figlia di Enrico VIII e di Caterina d'Aragona, Maria, quarta e penultima monarca della dinastia Tudor, è ricordata soprattutto per il suo estremo tentativo di restaurare il cattolicesimo in Inghilterra, dopo lo scisma del padre. Tuttavia la sua politica in campo religioso fu abbandonata e sconfitta da Elisabetta I, che ne succedette alla sua morte, poiché anche se intorno al 1500 l'Europa è spaccata in due correnti religiose cristiane, quella cattolica guidata da Roma e quella protestante al nord. Ovviamente con la riforma protestante di Lutero creò dei conflitti tra le due correnti cristiani, in particolare i paesi cattolici contro quelli protestanti, come la Danimarca, la Svezia, il Sacro Impero Germanico e Inghilterra, che sapete Enrico VIII voleva sciogliere il matrimonio, ma il Papa si rifiuta. Non ricordo la regina in cui Enrico VIII si è innamorato prima di divorziarlo. Ah sì, non mi ricordo bene. Ragazzi, se ricordate della donna che Enrico VIII si è innamorato prima che divorziasse, fatemi sapere nei commenti. Ovviamente Enrico VIII, veramente deluso, decise di allontanarsi dalla chiesa di Roma e fondò la chiesa anglicana, ossia la chiesa d'Inghilterra, in cui il re era il capo politico, militare e religioso. Ovviamente anche il capo della chiesa, Enrico VIII. Ovviamente nei primi anni di vita trascorse un'infanzia felice, circondata dall'affetto dei genitori e dalle attenzioni della corte. Piccola, bionda, valida, fu fidanzata in via ufficiosa prima col Francesco di Vaiol, delfino di Francia e duca di Andoïguel, e poi da Filippo II di Spagna, re di Spagna, dei Paesi Bassi, della Sicilia e di parte delle Americhe. Allora, alla morte del fratellastro Edoardo IV d'Inghilterra,
salì al trono Jenny Green, sostenuta dal marito assetato di potere, Guilf Tuam. Fu regina d'Inghilterra per solo 9 giorni. Infatti Enrico VIII, fragile ragazzo manipolato dagli uomini della sua corte, era stato convinto da portare delle modifiche alle leggi di successione dal padre Enrico VIII e col proprio testamento ne aveva promulgato una nuova che escludeva Maria dalla successione per evitare il ritorno del Regno d'Inghilterra alla Chiesa cattolica. Con la nuova legge furono quindi da considerarsi pretendenti al trono unicamente la cugina Jane Green e alla sua discendenza, e in caso di una mancanza di discendenza la zia Margherita, sorella del padre Enrico VIII. Beh, non è facile per Maria I. Allora, il primo obiettivo di Maria I era la restaurazione della religione cattolica e il pristino della supremazia papale in Inghilterra. In tal fine, il Papa Giulio III inviò a novembre del 1554 il cardinale Reginald Pole, lontano parente della famiglia reale inglese, la cui madre venne condannata a una controversa decapitazione da Enrico VIII. Durante le controversie col papato, seguite allo scisma anglicano, con il compito di assolvere il regno dal peccato e procedere alla restaurazione del cattolicesimo, Paul fu nominato pertanto arcivescovo di Canterbury e fu l'ultimo arcivescovo cattolico prima del ritorno dell'anglicanesimo sotto Elisabetta I. E pensate che ha cercato di ricostruire la gerarchia romana nello spirito di quel momento controriformistico, che avrebbe trovato piena legittimazione dal Concilio di Trento. Maria, in campo secolare, fu affiancata dall'arcivescovo Stephen Gardiner, nominato Lord Cancelliere, col compito di instaurare una politica repressiva contro gli oppositori interni. Ovviamente, se non sapete, la missione di Maria I è far tornare l'Inghilterra cattolica. La regina, però, sapeva bene quanto fosse fragile la sua politica di restaurazione. Giunta all'età di 38 anni, necessitava di un erede per continuare la sua battaglia e quindi cercò disperatamente un marito. Venne fatto il nome dell'inglese Edward Courtenay, primo conte di Devon, uno dei nemici di Enrico VIII, ma fu ritenuto di personalità instabile. Carlo V le consigliò suo figlio Filippo II, ma questo significava in pratica cedere la corona dell'Inghilterra in mano agli Asburgo spagnoli. Subito dopo le nozze, i consiglieri erano in disaccordo su questa scelta. Lo sarebbe stata anche per il popolo, in quanto si temeva che l'Inghilterra avrebbe finito essere assoggettato alla corona spagnola. Quindi c'è un rischio che potrebbe diventare una colonia del Regno di Spagna. Allora, le intenzioni di sposare il figlio del cattolicissimo Carlo V suscitarono le ire dei protestanti del regno, che mal tolleravano un sovrano straniero e sempre più cattolico, e che non accettava mai il Parlamento. E la reazione francese, la quale temeva che la rinominata alleanza anglo-spagnola potesse svilire il suo piano di predominio, diffusa
dai francesi la voce che Filippo intendesse portare un esercito spagnolo per controllare direttamente l'Inghilterra, i protestanti elaborarono piani insurrezionali che provenivano dai membri della Gentry esclusi dai fattori reali. Il primo focolaio di rivolta si accese in Kent all'inizio del 1554. 30.000 uomini guidati da Thomas Wald il Giovane marciarono verso Roma, che venne assediata. Maria si rifugiò con i cittadini del municipio e fece sbarrare le porte della città, benché Wald venne proclamato di non voler fare del male alla regina, ma solo migliorare il consiglio e i consiglieri. La regina non fu assolutamente clemente. Dopo le truppe ribelli furono abbattute a Kingston alle truppe reali. Questo è un vero disastro. Distrutta l'opposizione protestante, Maria poté procedere col matrimonio, ottenuta facilmente la dispensa. Il 25 luglio 1554 a Winchester il vescovo Gardiner celebrò il matrimonio tra i due. Però c'è un problema. Maria prima ha 38 anni, mentre il principe Filippo ne ha 27. È ovvio perché lei ha più anni di Filippo. Questo è un vero problema. Allora, non è facile se con queste età diverse. La rivolta di Wald e l'alleanza con la Spagna accelerarono la restaurazione cattolica di Maria. Ne seguì in primo luogo una repressione che le valse il nome di Maria, la sanguinaria. Era riconoscibile per le sue violente persecuzioni nei confronti dei protestanti. I primi a morire furono il 12 febbraio Lady Jane Grey e Guilford Dumblin. Maria sospettò anche della sorellastra Elisabetta I, facendola richiudere nella torre di Londra, in quanto era il sospetto di Wald intendesse portarla sul trono. Rinchiusa nella torre di Londra, Elisabetta I fu poi liberata, in quanto non si trovarono prove al suo carico. A partire dal mese di febbraio, pensate che sono morti 274 protestanti. Poveretti. La maggior parte sono messe al rogo. Tra i più importanti ricordiamo i vescovi Albert Ridley Latimer e Thomas Cranmer. L'arrivo degli spagnoli, inoltre, portò malcontento nel paese la paura del tribunale dell'Inquisizione. Si fece presto realtà quando il vescovo di Londra, Hugh Bourne, aprì la caccia agli eretici nella sua diocesi. Questo è un vero problema per i protestanti, anche se hanno paura dell'Inquisizione, perché la Chiesa Cattolica decise allora di riformarsi e tornare a aiutare i poveri invece di dedicarsi ai soldi e alla ricchezza. Ma parliamo della sua morte. Anche se sto per saltare la perdita della battaglia di Calais contro la Francia, adesso arriveremo alla morte. Ah sì, una curiosità importante: il matrimonio tra Maria Stuarta e Enrico Stuart, Lord Darnley, avvenne nel 1575 e fu un evento turbolento segnato dalla inflattuazione iniziale, dal suo fallimento e alla nascita del loro unico figlio maschio, Giacomo I, dall'assassinio del segretario Rizio e infine dalla morte violentissima e misteriosa di Lord Darnley stesso nel 1567. Vi siete scioccati che si innamorò probabilmente di Filippo II di Spagna,
E no, voglio dare una spiegazione? Perché il matrimonio tra Maria I Tudor d'Inghilterra e Filippo II di Spagna, anche se celebrò nel 1554 per ragioni politiche, dato iniziale è solo per cercare di rafforzare le corone cattoliche. Ovviamente Maria si innamora e desiderava un erede. Ma la reazione fu segnata da un disinteresse di Filippo e dalla una falsa gravidanza, rivelatasi un po' di un tumore ovarico. Però c'è un problema, anche se dopo la delusione della falsa gravidanza, Filippo lasciò l'Inghilterra per assistere il padre Carlo V, che stava per abdicare, e non ritornò se non più di un anno. Povera Maria. E una cosa in particolare, Giacomo I d'Inghilterra sarà il sovrano che dopo la morte di Elisabetta I, che nel 1606, Giacomo I unirà i due regni di Scozia e Inghilterra, creato così il regno di Gran Bretagna. Ovviamente ho già parlato troppo. Ovviamente parleremo adesso della morte. L'ultima illusione per la regina venne con l'avvicinarsi della morte, che si manifestò con un ingrossamento del ventre e alla scomparsa delle mestruazioni. Credeva di essere finalmente incinta del sospirato erede. Quando i mesi trascorsero e del nascituro non ci fu traccia, tutti compresero che si tratta di un tumore ovarico. I membri del partito cattolico al potere, guidato da Duca di Norfolk, sapevano benissimo che con la morte senza fine la regina, il trono sarebbe passato alla sorellastra Elisabetta I, di fede protestante, e che tutta la politica di restaurazione del cattolicesimo operata da Maria sarebbe stata abbandonata. Si cercò pertanto di convincere la regina a firmare l'atto in cui si condannava a morte la sorella, ma Maria non procedette. E purtroppo il 17 novembre del 1558, dopo aver ascoltato la messa e implorato Ivanò Elisabetta I di mantenere l'Inghilterra cattolica. Ma lei se ne frega, invece di diventare l'Inghilterra protestante, forse salita al trono. Fu fatta tumulare e nella cappella dell'abbazia di Westminster, costruita al suo tempo dal nonno Enrico VII, e nella stessa cripta dove verrà sepolta la sorellanza Elisabetta I. Poche ore dopo morì anche l'arcivescovo e cardinale Regnant Paul. Ragazzi, questo è una triste storia, quello di Maria I, vero? Forse poi mi chiederai, hai provato a fare qualcosa di recente? Mi aspettavo qualcosa di spaventoso, ma volevo sapere cosa ha reso Maria Tudor così famosa. Allora, lei è famosa per il tentativo di riportare l'Inghilterra al cattolicesimo, ossia nella Chiesa cattolica, che le valsero il soprannome di Maria la Sanguinaria, nota per le sue violente persecuzioni nei confronti dei protestanti. Il suo regno fu segnato dalla persecuzione violenta dei protestanti, che culminò nel rogo di quasi 300 oppositori. Questo le valse il soprannome di Maria la Sanguinaria, Bloody Mary. È ovvio che l'appellativo di Bloody Mary è diventato celebre per aver ispirato il celebre nome del cocktail. Non lo so, non l'ho neanche assaggiato. Spero che sia buono. Bene, questo è tutto sullo speciale di Halloween e mi dispiace che questo video è un pochino lungo. Spero che lo capirete. E fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto o no.
e buon Halloween ragazzi, e ciao!